Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 45. Questa è la sesta puntata della seconda stagione. Can si avvicina a Sanem addormentata e nota che lei ha al collo una collana con l'anello che lui le aveva regalato per il fidanzamento. Per Can il fatto che Sanem porti al collo il suo anello ha un valore inestimabile perché lo riempie di speranza. Lo prende tra le mani e si commuove. Sanem si sveglia e lui rapidamente la copre con una coperta per non farle capire che ha visto l'anello che lei nasconde gelosamente tra i vestiti. Poi le si siede vicino e le chiede se ha qualcosa che gli appartiene, qualcosa che lo ricordi. Sanem nega, dicendo di non avere niente e a sua volta chiede se lui ha qualcosa di lei, ma anche Can nega e se ne va. Più tardi, dopo che Sanem si è riaddormentata, Can torna da lei e con qualche difficoltà riesce a sfilarle la collana dal collo e se la porta via soddisfatto. Il mattino seguente, mentre tutti sono riuniti per trovare un nome al marchio delle creme, Sanem si accorge di non avere al collo la collana. Si agita subito, dato che non se la toglie mai, e inizia a cercarla in modo compulsivo, mentre Can, con aria sorniona, le chiede cosa stia accadendo. Sanem continua la sua ricerca a casa e butta all'aria tutto, ma della collana neanche l'ombra. Can la osserva da lontano, estraniandosi completamente dalla riunione nonostante i richiami di Deren. Quindi la raggiunge e le chiede se sta cercando qualcosa, ma Sanem non vuole scoprirsi e risponde che sta solo mettendo in disordine e quando sta per cadere su uno dei tanti cuscini buttati all'aria, Can la riprende al volo. Sono abbracciati e i loro volti sono molto vicini, ma Sanem si allontana subito per tornare al lavoro. Anche qui Sanem continua a cercare disperatamente la collana e non ascolta le varie proposte del team, mentre Can la osserva divertito, chiedendole ancora una volta cosa stia cercando senza ottenere risposta. Deren, con modi energici, costringe Sanem ad interrompere le ricerche e a concentrarsi sul nome del marchio. Allora lei suggerisce che il nome sia Can, mentre Can suggerisce che il nome sia Sanem, ma lei insiste perché Can ha investito tanti soldi nel progetto. Allora Can le fa notare che nel nome Sanem sono contenute le lettere di entrambi i nomi, per cui decidono per Sanem. Can e Aziz discutono della situazione di Emre, che non vuole essere aiutato a cercare un lavoro più consono alle sue capacità. Poi Aziz gli chiede del suo futuro e Can risponde che riprenderà a fare il fotografo e a girare per il mondo, solo che questa volta non andrà da solo. Tornati tutti alla riunione dopo una pausa, Sanem, nonostante cerchi ancora la collana e Can la stuzzichi in continuazione, deve scegliere il soggetto della pubblicità da realizzare per le creme. Sanem, valutando che non hanno budget, suggerisce di girarla nella tenuta in mezzo al verde e di fare tutto da soli. Vuole che la protagonista sia un'eroina bella e carismatica che individua in Cleopatra e vede in Deren la sua perfetta interprete. Emre, pur amando il suo lavoro visto che ha una passione per le auto, soffre della posizione di dipendente alla quale non è abituato. In più soffre per non poter stare con Leila quando vuole, perché lei è impegnatissima con il suo lavoro e spesso rimanda i loro appuntamenti. Sanem, durante la ricerca della collana, parla con la sua voce interiore, che le suggerisce di guardare verso il mare. E allora si reca al molo, qui la raggiunge un divertito Can, che le dice che è chiaro che sta cercando qualcosa di speciale e se glielo dice forse lui potrà aiutarla. Sanem, indispettita, risponde che sta cercando l'anno che ha perso e se lui può restituirglielo, quindi se ne va lasciandolo senza parole. Tutti tornano al lavoro e nonostante siano preoccupati per il comportamento strano di Sanem, devono impegnarsi a convincere Deren che si rifiuta di recitare Cleopatra. JJ allora la accusa di aver causato con il suo rifiuto le stranezze di Sanem, per cui Deren, sentendosi in colpa, accetta. Can assume la direzione dei lavori.
Lui sarà il regista, Sanem scriverà la sceneggiatura, Deren interpreterà Cleopatra, Bulut Marcantonio, Sanem e Deniz saranno le ancelle e JJ e Muzzo gli schiavi. Mentre Sanem è appartata a scrivere, arriva Igit che le dice che ha un appuntamento con Bulut e si lamenta dei dolori alla gamba. In quel mentre arriva Jan che la porta via per un lavoro e lui, indispettito, va in cerca di Bulut. Lo raggiunge nel laboratorio di Sanem e si fa ragguagliare sulla nuova società e si infastidisce nell'apprendere che Jan ha fornito i finanziamenti. Igit poi lo mette in guardia da Jan, ma Bulut gli risponde che Jan è veramente interessato a Sanem, al che Igit lo accusa di essersi lasciato influenzare da Jan, che sta allontanando Sanem da lui. Igit, deluso dal colloquio con Bulut perché non è riuscito a metterlo contro Jan, se ne va e mentre sta in macchina dà un passaggio ad un uomo e nota che questo ha delle macchie rosse sul viso e sulle braccia che gratta in continuazione. Igit si mostra molto interessato e lui gli spiega che si tratta di un'allergia a delle erbe. Jan e Sanem vanno insieme in città per scegliere i costumi egizi per gli attori. Mentre sono in macchina, Sanem inizia a parlare con la sua voce interiore, che le dice che la collana ce l'ha Jan, che aspetta solo che lei confessi di averla portata per un anno, ammettendo così di non averlo mai dimenticato. Jan le chiede se c'è qualcosa che vuole confessargli e di farlo senza indugi. Sanem risponde che sta parlando con la sua voce interiore, che appare quando c'è lui, poi gli chiede se ciò lo spaventi e se crede che lei sia pazza. Jan risponde che non è spaventato perché si tratta di una cosa creativa adatta a lei e aggiunge che vorrebbe essere lui dentro la sua testa. Arrivati al negozio, Sanem prova diversi vestiti immedesimandosi nei personaggi assistita da Jan divertito e collaborativo. Poi vanno a pranzo e Sanem è nervosa ma nega di esserlo, dicendo che si tratta solo di un pranzo di lavoro con il suo socio. Poi illustra a Jan come immagina la sceneggiatura della pubblicità e lui l'ascolta sorridente e divertito. Più tardi di sera, Sanem è seduta in giardino, si dice certa che la collana l'abbia presa Jan e credendo che lui sia andato a correre, si introduce a casa sua e inizia a cercare nei vari cassetti. Poi si dirige verso la camera da letto, ma passando davanti al bagno vede Jan che sta facendo la doccia. Sanem è sorpresa e dopo avergli lanciato un paio di sguardi entra in camera e rovista nei cassetti. Non trova la collana ma la sua bandana, che prende dicendo che ora sono pari e se ne va furtivamente evitando che lui la veda. Uscito dalla doccia, Jan si veste e non trova la bandana che tiene sempre con sé. Inizia a cercarla dappertutto. Poi va a cercarla in giardino e Sanem, che lo vede, gli chiede se stia cercando qualcosa, ma lui risponde niente di importante e se ne va, mentre lei, divertita, si rigira in mano la bandana. Il mattino seguente, Igit si incontra con Cemar, che gli parla della difficoltà a portare avanti il loro piano a causa dei documenti di proprietà in mano a Jan. Allora Igit gli racconta dell'incontro con l'uomo affetto da allergia e di come loro potrebbero sfruttare la cosa accusando Sanem di produrre creme che provocano effetti collaterali. Cemar si trova subito d'accordo. Emre incontra Leila in un parco durante una pausa di lavoro e le dice di essersi licenziato perché non riesce a lavorare come dipendente e la invita a licenziarsi anche lei. Suggerisce di mettersi in affari insieme nel mondo della musica, visto che Leila è molto brava a cantare. Leila, nonostante tante perplessità, accetta volentieri. Iniziano le riprese per lo spot pubblicitario e in una pausa Jan raggiunge Sanem in cucina mentre prepara un frullato e insieme ricordano il famoso frullato di fragole che Sanem aveva preparato per la modella Arzu. Jan poi le dice che è difficile dimenticare le cose a cui si tiene, quelle importanti, e se le perdi impazzisci fino a quando non le ritrovi. Dopo che Jan se n'è andato, Sanem prende la bandana e va a casa di Jan e la mette su un tavolino vicino alla poltrona dove lui è solito sedersi.
Tornati tutti sul set, ognuno prende posizione e Gian, come ha sempre fatto per prima cosa, riprende Sanem, che è bellissima nel suo vestito rosa. Gian è proprio incantato e tutti se ne accorgono e ne parlano tra loro. Poi posiziona Sanem in modo da non distrarlo e finalmente inizia le riprese, anche se l'ultima inquadratura la fa sul viso di Sanem. Finite le riprese, Sanem torna a casa e trova sul tavolino del soggiorno la sua collana con l'anello. Contemporaneamente, Gian, seduto al solito posto con in mano il libro di Sanem, vede la sua bandana. Entrambi si recano al molo e lì si incontrano. Gian le dice che ha una sola cosa che le appartiene e dalla quale non si separa mai, e allora Sanem gli estrae dalla tasca dei pantaloni la bandana. A sua volta Sanem dice che anche lei ha una cosa che gli appartiene e dalla quale non si separa mai, e allora lui le tira fuori dai vestiti la collana con il suo anello. Gian e Sanem si guardano e si avvicinano per baciarsi. Così si conclude la puntata numero 45 di Daydreamer.